buongiorno a tutti, Alessio Micheloni da Marchetti Tech. Oggi ci troviamo qui in questo splendido panorama delle cave di Carrara insieme al nostro CEO Joseph Anthony Miceli. Ciao Alessio, innanzitutto grazie per avermi portato qui, siamo circa 850 metri, mi hanno detto, in questo luogo meraviglioso che è Carrara, le cave di Carrara conosciute in tutto il mondo. Siamo qui perché Marchetti Tech è stata proprio ispirata particolarmente nella produzione dei suoi prodotti. Sì, abbiamo realizzato delle vernici specifiche per il settore lapidio, quindi per delle vernici ad alto contenuto tecnologico al grafene. Quindi parte da qui la sfida alla corrosione, vediamo qualche effetto della corrosione, che è la ruggine che distrugge questi macchinari che costano tantissimo, sono degli investimenti importanti. Sì, poi Joseph, a differenza di tante altre aziende, noi abbiamo realizzato delle vernici customizzate, quindi chiaramente, come tu ben sai, a Carrara c'è un clima, a Verona ce n'è un altro, in India ne esiste un altro, quindi noi abbiamo realizzato insieme ai nostri laboratori delle vernici specifiche per risolvere questo grosso problema. Infatti sento sempre dire ai nostri tecnici di laboratorio non esiste un one size fits all, cioè quindi abbiamo delle vernici particolari, so che abbiamo prodotto già delle vernici per i perni, per trattare i vari dettagli di questi macchinari. Possiamo dire che da Carrara la Marchetti Tech è stata ispirata a fare queste vernici. La Marchetti Tech produce queste meravigliose vernici al grafene sia solventi ma soprattutto ad acqua. Da dove nasce l'ispirazione dell'acqua? Sicuramente da un posto meraviglioso così naturale. Quando guardiamo il nostro pianeta, guardiamo queste montagne, guardiamo la bellezza di questi luoghi, ci dà la motivazione per rispettarle. Quindi vernici ad acqua, vernici che rispettano l'ambiente. Diamo la parola a Tiziano Boccomino che ci dirà qualcosa di più. Ormai 56 anni di onorata carriera delle officine Marchetti, svariati milioni di acciai utilizzati sono stati sostituiti perché arrugginiti, corrosi, consumati dalla ruggine. Creare un prodotto che ne potesse allungare la vita per noi era fondamentale. E dopo ormai penso un paio d'anni, se non 3 addirittura, di sviluppo, ce l'abbiamo fatta. Avendo durante la mia carriera avuto una lunga esperienza ormai come progettista responsabile ufficio tecnico e quindi progettato diverse macchine a controllo numerico per utilizzo da laboratorio, posso tranquillamente affermare che il settore laboratorio è un settore in cui la nebulizzazione è presente al 100%, quindi basti entrare in un laboratorio oppure in una qualsiasi segheria per vedere che le macchine sono sempre completamente erose dalla ruggine, mangiate dalla ruggine. Essendo il grafene una struttura monoatomica, le varie molecole di grafene sono vicinissime tra di loro, quindi essendo un materiale quasi puro al 99%, stiamo parlando che il vero grafene è un materiale dove il livello di purezza si parla dal 99% in su, la presenza di ossigeno, che poi è quello che causa l'ossidazione, quindi la corrosione, è quasi nulla. Fondamentalmente non è permeabile. Non è permeabile, quindi non c'è aria, non c'è ossigeno, non avviene corrosione. Tanti dicono di possedere il grafene, in realtà non è vero perché posseggono o della grafite o dell'ossido di grafene. Il vero grafene, quello vero, si tratta di un materiale al 99% in su. Che si parli di macchine da laboratorio, qualsiasi macchina che si vede all'interno di un'industria, dal carro ponte alla gru a bandiera o alla gru a cavalletto, se sono soggette alle intemperie o ad aggressione chimica, la corrosione è uno dei particolari problemi. In nebbia salina abbiamo fatto dei test a parità di ciclo di verniciatura. La vernice al grafene ha migliorato le caratteristiche dalle 5 alle 10 volte. Di conseguenza il ciclo di vita del manufatto aumenta. Eccoci qua, siamo scesi dalle cave di Carrara,
stiamo visitando le aziende che producono tecnologia al servizio della Stone Industry. Quindi oggi, Alessio, stiamo vedendo tutte queste aziende che usano le vernici di Marchetti Tech, vernici ad alto contenuto tecnologico, sia al grafene che a base solvente che ad acqua. Abbiamo caratterizzato il prodotto in maniera unica. Tutte aziende che fanno dei macchinari che hanno però delle necessità diverse. Anche di tempistica, chiaramente vogliono avere una tempistica maggiore per quanto riguarda la resa, come dicevi te, per quanto concerne l'erosione e le intemperie e altro. Bene, io lo farei spiegare meglio da Gianluca Lombardi, che si trova nei nostri laboratori. A te Gianluca, a te la parola. Gianluca Lombardi, ringrazio Joseph e ad Alessio, ma in generale ringrazio tutto il team di Marchetti Tech che ha voluto coinvolgere progetti e produzioni. La linea industriale dedicata alla pietra prodotta da Marchetti Tech oggi garantisce appunto una migliore adesione, una migliore tenuta al graffio, una protezione dai raggi UV e soprattutto una barriera contro l'ossidazione. Il mondo delle vernici devo dire che è cambiato grazie all'impiego del grafene all'interno delle vernici. Io non amo chiamarla vernice, ma applicativo. Riusciamo tranquillamente a garantire una elevata protezione dall'ossidazione e non solo. Un applicativo studiato per non complicare la vita dei posatori. 2 prodotti o 3 in alcuni casi, da posare come una vernice. Una vernice che può essere applicata appunto ai macchinari per proteggerli maggiormente da ossidazione e da urti, sulle lame da taglio, sui telai, su tutti i macchinari a contatto con acqua e a contatto soprattutto con agenti chimici. Questa vernice effettivamente offre un'elevata protezione anche dagli agenti chimici. Possiamo parlare anche del mondo della depurazione, quindi per tutto quello che viene impiegato sia per la depurazione delle acque in cava che in laboratorio. Realizzare una linea dedicata alla filiera dell'industria della pietra e del lappidio, partendo dall'estrazione fino alla lavorazione, è un qualcosa di eccezionale.